Siamo nell'orto a metà agosto e oggi ti vorrei parlare di una pianta che ama il caldo, non ha bisogno di troppe cure e produce tantissimo. O cos'è? L'ocra. In Italia è ancora semisconosciuta, però è usatissima in Giappone e in altre parti del mondo e cresce benissimo anche qui in Toscana dove mi trovo. Per quanto riguarda la semina si può fare sia semina diretta, ossia prepararsi le piantine in semenzaio. Nel caso della semina diretta, generalmente è bene aspettare i primi di maggio, secondo me. Se invece ti vuoi fare le piantine in semenzaio, puoi già anticipare verso circa metà aprile, poi ogni anno è un po' diverso, comunque indicativamente questi sono i periodi che secondo me sono i migliori per quello che ho visto io negli ultimi anni. Diversamente da altre piante estive che magari conosciamo anche meglio, non c'è bisogno di fare più trapianti per avere raccolte scalari. L'ocra è una pianta che sta in produzione dall'inizio fino alla fine di stagione, quindi la pianti una volta e fino a fine stagione va. L'importante è che ci sia il caldo. A proposito di questo, ti consiglio di non fare né semine né trapianti anticipati, frettolosi, perché capisco che magari se l'hai già provata vorresti mangiarla il prima possibile, vorresti coltivarla il prima possibile, ma è cruciale con l'ocra di aspettare il momento giusto. Tanto fino a che non ci sono le temperature giuste di giorno e di notte, non cresce o comunque cresce piano piano, si creano una serie di problemi, quindi aspetta il momento giusto, o meno quello che credi che sarà il momento giusto, poi non si possono fare previsioni perfette. I primi tempi dopo il trapianto sono la fase più delicata, sì, un po' con tutte le piante, ma in particolare con l'ocra all'inizio soffre di attacchi di afidi, almeno per quella che è la mia esperienza, quando la pianta è ancora piccolina. Quindi cosa fare a riguardo? Allora, se hai poche piante, quindi non lo so, 4, 5 piante, ma forse anche 10, ti consiglio la rimozione manuale. Come? Generalmente gli afidi stanno qui, li troverai sotto le foglie che ora non saranno così grandi, saranno magari così, piccoline, comunque li troverai nella parte inferiore delle foglie e ti do un suggerimento: se vedi un via vai di formiche, quindi formiche che vanno su e giù per la pianta o comunque nei paraggi della pianta, gli afidi ci sono già, probabilmente sei già pieno. Comunque non ti preoccupare, con poche piante rimozione manuale. Se hai qualche pianta in più puoi valutare alcuni macerati, o meglio frullati tipo di aglio, peperoncino per esempio, e spruzzarli appunto principalmente nella parte inferiore delle foglie, ma anche dove si stanno formando i nuovi piccoli germoglietti, quelli giovani. Gli afidi attaccano particolarmente quelle parti lì della pianta. Se invece poi hai grandi quantità di piante, non lo so, oltre le 100 piante e rimozione manuale, ovviamente è un po' difficile. Aglio e peperoncino magari non funzionano su larga scala, potresti considerare di usare prodotti sempre naturali, ma per esempio come l'olio di Neem. Io mi è capitato delle volte e ho avuto dei risultati interessanti. La cosa buona dell'olio di Neem, oltre che essere consentito nel biologico, è che a quanto pare non disturba gli insetti impollinatori buoni, quindi in questo caso va a disturbare soltanto gli afidi. Vero o non vero? Non lo so, io non ho avuto cattivi risultati. Comunque consiglio sempre quando possibile appunto la rimozione manuale. Ti ci metti lì 5 minuti la mattina per un po' di mattine, poi quando la pianta crescerà comunque riuscirà a difendersi da sola. Per esempio, ora non c'è niente e siamo a agosto, quindi passata questa prima fase delicata dopo il trapianto, diciamo che le nostre piante cominciano a ingrandirsi. Vedrai che le foglie diventeranno molto grosse e anche il tronco, guarda, il tronco diventa molto spesso, non so se si vede, lignifica un po'. Quindi okay, la pianta sta partendo, tempo pochi giorni, ora questi sono ancora chiusi perché è mattina presto, ma comincerai a vedere, vedi questo? Questo poi si apre e diventerà il fiore di ocra. Ora dovrei averci una foto, te la metto, perché non so se faccio in tempo a registrartelo un video oggi. E una volta che ha fatto il fiore, si è aperto, in pochi giorni, guarda ti faccio, qui c'è un esempio abbastanza, qui sulla destra si sta per aprire il fiore, se riesco a mettere a fuoco. Poi vedi qui, questo qua giù a sinistra? Questo saranno passati circa 2 giorni da quando era questo baccello qua giù.
Poi piano piano diventa così in un altro giorno, poi così in un altro giorno. E a proposito di questo, ti dico fai molta attenzione con l'okra, perché ci mette niente a diventare guarda, così. Ora metto la mia mano accanto, così è già troppo grande. Infatti questo ormai lo faccio lignificare, lo faccio seccare sulla pianta per prendere semi. Quindi ecco, una cosa dell'okra è che bisogna stare molto attenti, che oltre che le piante crescono velocemente quando è stagione, anche i baccelli sulla pianta poi fanno veramente velocissimi a crescere. Quindi staci dietro. Guarda, ti faccio anche vedere la raccolta di una okra, questa qua giù, che è la dimensione perfetta. Semplicemente con delle forbici si va qui alla base e si fa un taglio netto. Quindi questa è l'okra raccolta, come dimensione mi pare ottima, forse anche leggermente più piccola va bene, ma va benissimo anche così, ma anche un giorno in più è sempre mangiabile. Si lascia un pochettino di margine qui sopra, che poi andrà ripulito leggermente quando lo andiamo a cucinare, però questo è quanto. Si taglia la base e ecco la nostra okra. Poi come irrigazione non ha bisogno di tantissima acqua, anche se viene vista un po' come una pianta tropicale. Il terreno però comunque deve essere sempre leggermente umido, senza esagerare, ma nemmeno lasciarla a secco. Per quanto riguarda la concimazione invece, ti dico non esagerare, cioè sì, falla un po' di concimazione di fondo prima del trapianto o della semina, meglio qualche settimana prima, ma non esagerare soprattutto con l'azoto. Poi durante la stagione non avrai bisogno di ritoccare la concimazione come si fa con altre piante estive, magari come il pomodoro, le melanzane, che qualche concimazione in corso si fa. Questa io solitamente non lo faccio. Poi se vuoi provare a farlo, fallo e fammi sapere nei commenti com'è andata. Ma io generalmente non lo faccio e fanno tranquillamente tutta la stagione senza alcunissimo problema e continuano a produrre. Basta che non faccia troppo freddo, lì poi si fermano ovviamente, ma non è un problema di concimazione. Guarda, ti faccio vedere una cosa, se per caso te ne sfugge una, questa per diversi giorni, no, questa l'ho fatta apposta, però se te ne sfugge una di okra, non la raccogli, continua a crescere e poi diventa così secca, non ti preoccupare, anzi ti sei già fatto il seme per l'anno prossimo, perché quando è secca così, meglio se è secca sulla pianta, ma la puoi far seccare anche fuori dalla pianta, dentro ci sono i semi secchi pronti per essere conservati e essere riseminati il prossimo anno. Chiaramente sarebbe meglio se, la pianta da cui ti fai il seme fosse una delle piante migliori che hai avuto quest'anno, che è cresciuta meglio, che ti ha dato più frutti, eccetera, eccetera. Okay, quindi abbiamo coltivato la nostra okra, benissimo, ma come la mangio direte? Dunque in Giappone generalmente viene prima sbollentata, magari 2 o 3 minuti, facciamo 2 minuti e mezzo, 3 vai, poi raffreddata, così si ferma la cottura e il colore rimane bello verde, poi viene tagliata a rondelle, meglio se non troppo fini, questo è un consiglio che ti do io, così rimane un pochino croccantina, la senti in bocca, e condita. Vabbè, qualcuno potrebbe usare la salsa di soia e il katsuobushi, non è una parolaccia, sono tipo fiocchetti di tonno essiccato, ma ormai lo conosci di sicuro. Oppure un modo che è il mio preferito per mangiare l'okra è bollita, raffreddata e tagliata e poi condita con salsa ponzu e shiso tagliato fine fine. Quello secondo me è il metodo migliore. Provalo. Se invece è la primissima volta che l'assaggi, va benissimo anche semplicemente bollita 3 minuti, poi se la raffreddi è meglio, e la condisci con olio extravergine e sale. Vedrai che sarà fantastica lo stesso e me lo scriverai nei commenti. Se ti è piaciuto questo video, considera di iscriverti al canale, così mi aiuti a farne altri di nuovi su alcuni argomenti che magari potresti anche consigliarmi nei commenti. E ancora più importante, coltiva e mangia l'okra e fammi sapere, sono sicuro che mi darai ragione. Grazie per aver visto il video fino alla fine e alla prossima. Ciao!